buonasera a tutti, benvenuti a Non Label, l'aperitivo inclusivo da parte di Valentina. Manca la mia partner in crime Simonetta, impegnata a bere, anche lei, a bere per lavoro, e io con voi brindo per lavoro come sempre per aprire questa nuova serata. Quindi innanzitutto cin cin a tutti noi, non vi aspettate un commento sul vino all'altezza di Simonetta, perché io sui vini non sono capace, io sono capace a bere. Allora, vi volevo presentare questa serata. Questa grande serata si chiama Lead with Purpose. Lo scopo di questa serata è parlare delle donne in azienda, e proprio per questo motivo abbiamo qui con noi due grandi ospiti, due donne che nella loro vita hanno fatto tanti passi avanti. Ci racconteranno le fatiche che ci sono state per andare avanti come donne, i successi, chi le ha aiutate nel loro percorso e soprattutto il loro parere. Per cui noi appunto con la nostra trasmissione, con Non Label l'aperitivo inclusivo, quello che vogliamo dare è soprattutto un esempio alle donne, e quindi le donne che portiamo qui oggi, che sono Stefania Bistoni e Betty Petrillo, sono soprattutto esempi per le nuove generazioni o per le generazioni, diciamo come noi, dei 40-50 anni, di come andare avanti sul lavoro, di come avere successo. Allora, comincio con, dopo un altro brindisi, a introdurre Stefania e Betty. Benvenute innanzitutto. Ciao Valentina. Ciao Valentina. Grazie brindisi di essere qui. Ricordate, Betty è già stata con noi alla prima puntata, perché ovviamente oltre ad essere una persona ovviamente che stimo e che quindi ho qui insieme a Stefania per lo stesso motivo, è anche una mia carissima amica, e mi fa piacere ovviamente in questo talk show scambiare anche opinioni, soprattutto con le persone, ecco, a me care e che stimo, come anche appunto abbiamo visto dal curriculum di Stefania. Parliamo quindi proprio da Stefania. Cominciamo da Stefania. Vi introduco la biografia di Stefania. Formazione classica, ingegnere elettronico, MBA in Bocconi e in SEAD. Oltre 20 anni di esperienza nel settore Information and Communication Technology e Telco, telecomunicazioni, dove ha diretto progetti strategici di trasformazione digitale in ambito finance e sales all'interno di Vodafone Group Enterprise. Sentiamo una musica troppo alta, forse dobbiamo abbassarla un pochino. Eccoci qua. Stefania quindi ha guidato team di vendita, conseguendo rilevanti risultati grazie alla vendita di soluzioni innovative in ambito IoT, cloud, data, analytics, intelligenza artificiale, di cui ci parlerà, in multinazionali italiane, inglesi e americane. Stefania è appassionata di tecnologia e temi di inclusion e diversity. Ecco che è più che benvenuta nella nostra community. Ha fondato il progetto di Women Leadership and Empowerment in SDA Bocconi, EMBA Women, di cui è presidente, e ha cofondato Full Farm, startup studio su intelligenza artificiale e blockchain. Stefania è sposata, gioca a golf ed è amante del giardino. Allora, benvenuta Stefania. Grazie dell'introduzione. Siamo super onorate di averti con noi, me, Simonetta che non c'è, Betty che è qui a parlare con te, e dietro di noi ovviamente Marco che ci sta aiutando con tutta la parte video e audio, il nostro grande supporto, e non ci dimentichiamo Radio di Raymond Fly che ci ospita insieme poi ovviamente al canale YouTube, dove ci potete vedere sempre. Stefania, ti lascio la parola, parlaci di te, di come sei arrivata a questi grandi successi professionali, di cui veramente siamo tutti molto colpiti, e poi soprattutto di come poi hai preso questa strada della focus su inclusion and diversity, di come sei arrivata a costituire l'EMBA Bocconi e di come poi il tuo focus sia oggi l'intelligenza artificiale, cosa ovviamente che è pionieristica o anche, come dire, sicuramente la chiave del futuro. Bene, grazie tanto. E in questo momento diciamo che sento vivo l'interesse verso questi temi, e in realtà tutto è partito, come dicevi tu, da una formazione classica, quindi completamente diciamo una formazione che mi ha portato a vedere
una prospettiva differente della matematica, tanto che sono stata subito bocciata, cioè nel senso io sono stata bocciata in matematica al secondo liceo classico. Questo mi ha dato quella grinta per dire, sai che c'è, la sfida la colgo e deciderò di fare ingegneria. Quindi ho scelto di fare ingegneria elettronica da un primo schiaffo che è stato la bocciatura di matematica, che però mi ha fatto veramente amare questa materia. Quindi scelgo l'ingegneria elettronica. All'epoca eravamo 10 donne sul corso di 350, quindi sicuramente già un contesto di diversi fortemente spinto verso la presenza maschile, ma una bella sfida. Sicuramente l'inizio è stato in salita, estremamente in salita, perché naturalmente le complessità, di non sapere nemmeno che fosse un logaritmo in un contesto in cui la matematica era un po' la pioniera. Quindi partenza in salita, 4 volte bocciato analisi. A parte questo, il consiglio che mi diedero, ma perché non decidi proprio di fare lettere, no? E invece no, invece la strada poi si è velocemente aperta fino ad arrivare velocemente alla laurea. Una laurea che in realtà ho scelto di svolgere in un progetto di ricerca e sviluppo, dove ho passato diversi mesi a Trento in questo centro di ricerca europeo, dove ho avuto la possibilità prima di studiare il bioelettromagnetismo e la compatibilità elettromagnetica e gli effetti delle onde elettromagnetiche all'interno dei tessuti, e per poi fare questa tesi, una tesi sperimentale che poi ha avuto una sua applicazione all'interno di calcoli previsionali adottati dai maggiori telco provider di allora. C'era Omnitel, ancora non esisteva Vodafone, e all'interno dei moduli di valutazione delle ARPA. Le ARPA sono appunto degli organi del territorio che avrebbero dovuto salvaguardare, quindi misurano le emissioni. Quindi che questa mia curiosità nel vedere la tecnologia già applicata in qualche modo al business, no? Già si intravedeva già subito durante all'inizio proprio della mia carriera. Dopo qualche mese passato nella ricerca, all'interno di questo centro di ricerca, decido di entrare nell'industria. Non so perché, ma l'attrazione è stata forte verso un'azienda italiana, Italtel, la mitica Marisa Belisario, seppure allora non avessi una consapevolezza, no, della leadership femminile, del senso di affermazione e emancipazione. Mi colpì tantissimo quello che aveva lasciato questa donna, no? Che comunque, seppure era morta già anni addietro, richiamava un senso di grandissima umanità all'interno di un contesto tecnologico, ma anche di grande determinazione, volersi affermare in un contesto che era principalmente maschile, tanto che lei diceva che per una donna avere successo è più difficile, ma è molto più divertente, perché alla fine, come posso confermare, erano sempre sole, quindi sole in progetti, no, di soli uomini. Italtel mi ha dato la possibilità di muovere i miei primi passi, ma anche allo stesso tempo da subito a vedere riconosciuto un po' il mio impegno, no, da parte dei miei capi uomini, che seppur giovani mi diedero subito la responsabilità di guidare progetti di sviluppo software per la gestione delle reti intelligenti del loro nostro principale cliente, che era Telecom Italia. Quindi sicuramente questo già traccia un po' il senso del chi, no, ha supportato un percorso. Ho avuto veramente uomini, i miei capi da allora, che videro magari in me comunque una persona con capacità, no? E mi diedero l'opportunità. Quindi unica donna, la più giovane, tra l'altro a capo di tanti sviluppatori uomini, quindi 50, un team di oltre 50 sviluppatori, sistemisti, quindi io avevo 26 anni, quindi... devo dire che mi sono sempre trovata benissimo, no, con loro, quindi in un contesto tecnologico, tecnico, quindi ho sempre trovato un feeling, anche durante gli anni dell'università. Se devo dire chi
mi ha aiutato anche a superare quelle difficoltà che potevano essere dal contesto, diciamo, dell'esame a poi, no, confrontarmi su temi, diciamo, più di più ordine pratico. Ho trovato sempre delle ottime spalle in questi miei colleghi e collaboratori. Il fatto di dire che ho amato, diciamo, la sfida me l'ha fatto poi a un certo punto, ha fatto sì che a un certo punto, nonostante la carriera in Italtel fosse comunque tutto sommato permessa di soddisfazione, decisi comunque di dare un taglio, di interrompere e muovermi verso un'altra sfida, una realtà molto più strutturata, una realtà, una multinazionale inglese. Da lì mossi passi verso Vodafone, entrare nel marketing. E lì, diciamo, ebbi invece due cape donne, sicuramente super in gamba, super in carriera, super ambiziose, uno stile di leadership rispetto a quello che conoscevo precedentemente nell'azienda Italtel, molto più, diciamo, straight to the point, aggressivo dal punto di vista della determinazione, diciamo, uno stile molto diverso. Quindi sicuramente lì ho toccato con mano, diciamo, la differenza, diciamo, di stile di leadership, ma anche di orientamento al risultato. È stato comunque un interessante confronto, quindi cambiare prospettiva, ma sapevo che questo non era il mio punto d'arrivo, e da lì un'opportunità sempre offertami da un altro capo, che poi dentro il mio capo uomo è stato, diciamo, di entrare nel mondo delle vendite. Quindi lì, diciamo, sempre con mentor. Non avevo mai fatto vendite, seppur avessi avuto comunque, diciamo, la possibilità di stare sui clienti, ma ho avuto tanto da imparare anche da loro, da questi miei capi, che poi vedi, nello stesso modo di te mi hanno fatto crescere. Quindi sono cresciuta velocemente e ho avuto l'opportunità, insomma, di farlo anche nel contesto internazionale. Quindi Vodafone Group Enterprise, la possibilità di poter utilizzare la mia leva, diciamo, di competenze tecniche, no, messe a disposizione in un contesto tecnologico in cui comunque serviva sia, diciamo, quella fantasia, quella creatività femminile, ma anche la competenza. Quindi, diciamo, entrai e, se posso, diciamo, insomma, ciò che ricordo diciamo, di quei momenti, e se dovessi proprio mapparlo dal punto di vista di leadership, sicuramente di diverse culture, avere a che fare con diverse culture, misurarsi con diverse competenze, tutte persone in gamba, ma con diversi stili di leadership nelle complessità delle culture e delle lingue. Quindi un buon esercizio che mi ha anche consentito di, diciamo, misurarmi e ridimensionarmi, no? Perché in un contesto tante volte, diciamo, quando tu sei molto spesso, no, comunque sottoposta magari a successi, però, diciamo, c'è bisogno ogni tanto diciamo, di rifasare anche, no, e misurarti, perché comunque c'è anche un modo per crescere. Quindi diciamo che questa... E dove eri, diciamo, all'epoca? Proprio a Londra? Ho capito bene? No. Ho fatto quindi Milano e anche Londra, quindi diciamo che in questo contesto, diciamo, faceva base tra Milano e Londra. Quindi i team poi erano team internazionali, per cui europei principalmente, per quanto riguarda i programmi, diciamo, che ho guidato, quindi programmi che coinvolgevano Germania, Inghilterra, Spagna. Poi, diciamo, in progetti che erano più legati al business, il coinvolgimento era anche di altre culture, quindi non soltanto quelle americane, ma molto le asiatiche, per cui avevamo partner e, diciamo, anche, diciamo, in culture completamente, insomma, differenti, no? Quindi India, e quindi il confronto è stato sicuramente un metro e anche una possibilità di crescita. In tutto questo, quindi nella complessità di avere, no, quindi progetti strategici da guidare, di trasformazione, culture differenti, ho deciso che non era abbastanza e ho deciso di fare l'MBA in Bocconi. Quindi, diciamo, 2 anni di lacrime e sangue, no, comunque a parte le battute, sicuramente è un periodo molto complesso, perché studiare durante, diciamo, quindi rimettersi a studiare con una pressione di esami, con delle cadenze molto molto stringenti, e lavorare significa praticamente i 2 anni
ho azzerato tutti i weekend e tutte le vacanze, veramente, cioè, quindi è stato veramente così. Quindi diciamo che è una scelta che è un percorso che si fa insomma con un team affiatato, quindi il cane, il gatto, il marito, cioè sono tutti con te che ti danno coraggio e dice vai, ce la puoi fare, perché comunque poi diciamo, sul resto sul lavoro non puoi declinare impegni, quindi diciamo, sei comunque sempre sul pezzo, esattamente. Quindi durante l'MBA Bocconi tornare a studiare, tornare a riconfrontarsi anche con una popolazione più giovane di te, perché comunque io ero già nel frattempo 45enne, quindi comunque considera che la presenza durante diciamo, i programmi MBA non ci sono giovanissime, però anche sono anche ragazzi di 29-30 anni, quindi diciamo che tanta eterogeneità e mi ha fatto un po', diciamo, quindi uno ti riapre un pochino il neurone, ti dà un po' altri stimoli, altri spunti e gli spunti li ho trovati dai colleghi, no? Da qui dice ma perché non rendere eterna, non lasciare il segno di un percorso così importante creando qualcosa che possa lasciare il segno? E da lì Emma Women, ok? Quindi ecco, si introduco già la chicca del come è nato. Quindi fondamentalmente nasce da un'opportunità. Il nostro direttore aveva bisogno di aumentare la presenza femminile nei programmi Executive MBA. Io con le mie classmate, avevamo volontà di voler lasciare un segno, creare un progetto che anche per le future generazioni potesse avere un senso, quindi dice ma perché non creiamo un'iniziativa di leadership empowerment, di leadership, quindi creiamo diciamo, intorno all'empowerment femminile iniziative che possano no, fungere da iniziative di role modeling, di mentorship, e così diciamo, creare intorno all'iniziativa Emma Women la possibilità di incentivare giovani donne a prendere parte ai programmi Executive MBA per fare in modo che avessero, colmassero quelle competenze che oggi no, essere manager in un contesto diciamo, aziendale servono, quindi, ma allo stesso tempo avere anche dei riferimenti, dei role model, dei modelli di leadership che ti possano anche supportare, con i quali ti possa confrontare, misurare e crescere. Quindi diciamo, per questo diciamo, nasce dall'idea, diciamo, dalla necessità all'idea, nasce proprio a tutti gli effetti il programma Emma Women, che da 10 che eravamo, quindi siamo partiti in 10, oggi diciamo, siamo oltre 130. Quindi nasce e cresce, sta crescendo. Anche recentemente iniziative che hanno portato intorno al tavolo insomma, stakeholder rilevanti, l'ultimo che abbiamo fatto appunto girava intorno al contesto del modello di leadership nasce da quando sei bambina, quindi abbiamo invitato l'amministratore delegato di Mattel che ci ha raccontato diciamo, il modello ispirazionale di Barbie, come questo poi si cala all'interno diciamo, delle ispirazioni per le future generazioni, ma poi come questo viene visto dalla società, e quindi abbiamo parlato anche diciamo, quindi abbiamo visto anche il caporedattore di Condé Nast che raccontava proprio come, diciamo, come i modelli diciamo, sociali diciamo, su questo stanno rispondendo i vari, quindi psicologi, eccetera. Poi magari poi vi racconterò insomma, eventualmente di questo evento, ma in generale l'Empower Women è questo, diciamo, dare la possibilità di poter diciamo, completare quello che è un percorso di formazione, ma diciamo, le persone non sono fatte soltanto di nozioni, sono fatte anche di anime, di modelli e modelli di riferimento, quindi crescere attraverso quindi, un leading by example, quindi concepire un esempio e poterlo perseguire, chiaramente metterci il nostro. Quindi questo, la storia di oggi è che sempre invece, quindi tornando al percorso professionale, sempre attraverso, diciamo, nel corso degli anni, altre decisioni che mi hanno messo davanti a scelte anche importanti, la scelta appunto quella di uscire da una realtà considerata come quella di Vodafone e rimettermi in gioco da prima, fondando con degli ex colleghi e manager il primo startup studio europeo di intelligenza artificiale che è Full Farm, nel quale diciamo,
sono cofondatrice e tutt'oggi socia, e poi diciamo la storia più recente che mi vede coinvolta nuovamente in un contesto anche multinazionale americano, un'azienda di consulenza ANAG. E quindi questo ultimo passaggio devo dire che è avvenuto sempre grazie a una donna, una persona in gamba che ho conosciuto nel corso della mia recente esperienza, una persona che ha voluto con sé e io ho voluto lei, quindi per poter continuare il mio percorso di crescita e di carriera. E ecco, quindi raccontaci di Full Pharma. Allora, Full Pharma diciamo, è un incubatore a tutti gli effetti, quindi nel quale diciamo, nascono start-up con un focus di intelligenza artificiale, quindi noi creiamo start-up, in questo momento ne abbiamo create 3, ha un suo modello organizzativo diciamo, che diciamo, coinvolge persone, diciamo, sviluppatori, data scientist, ragazzi, principalmente ragazzi che nel garage creano, quindi diciamo, dall'idea creano startup. Quindi chiaramente non è, quindi il modello di startup studio nasce negli Stati Uniti, è un modello che sostanzialmente forma, quindi genera, quindi fa nascere, quindi startup e poi le rivende nel mercato, le rivende attraverso un modello di venture building, quindi le rivende ad aziende o diciamo ad investitori che possano essere interessati diciamo, ad una parte o tutto della startup che si viene a creare. E per ora ce ne sono già 3 che avete lanciato. Sì, la prima è VoiceMe, ed è una startup che ha trovato, devo dire, grandi riconoscimenti. In questo momento non incrociamo le dita, non incrociamo le dita, però diciamo, VoiceMe di fatto è una startup che consente di effettuare a tutti gli effetti pagamenti e operazioni attraverso la voce, e quindi abbiamo un brevetto, diciamo, abbiamo già brevetti diciamo, dietro questo algoritmo. Sostanzialmente è un algoritmo che consente di spacchettare la voce e ricomporla quindi attraverso i pacchetti blockchain. Questo garantisce diciamo, sicurezza secondo quelli che sono i paradigmi diciamo, intrinseci nel mondo diciamo, del KYC, diciamo, tutta la parte onboarding, diciamo, i criteri di sicurezza per l'autenticazione e di conseguenza i pagamenti. Quindi questa è la startup che in questo momento di punta, e speriamo che riesca ad avere la sua giusta collocazione nel mercato. Ti stavi annoiando da Vodafone, di la verità, eh? Ma no, diciamo che era un mercato che conoscevo, che quindi diciamo tanti anni, oltre ai 20, sì, avevo bisogno di nuove sfide, avevo bisogno di vedere proprio diciamo, esattamente un'altra prospettiva del contenuto tecnologico, ma soprattutto che stimolasse la mia curiosità. Io mi sono sempre divertita principalmente in quello che facevo sempre, no? Cioè, quindi la curiosità è il motore per me, no? Quindi quando si dice la curiosità è femmina, magari non è soltanto femmina, è anche maschio, però diciamo che sicuramente me la sento mia, quindi è il motore che guida insomma, la scoperta. Il lavoro, dicevo ieri in una conferenza che ho fatto anche io, parlando di moda, perché ovviamente il mio lavoro è la moda, il lavoro deve essere passione, perché se non hai la passione, allora 10 ore al giorno lavori, allora nel mio caso non ti svegli alle 5 di mattina, no? Ti deve animare la passione, no? E quindi la passione è la curiosità. Se non c'è, si spegne tutto, no? E allora invece il cervello deve rimanere sempre attivo, no? Assolutamente, è il motore. È il motore, quando si spegne quello forse è meglio che cambi. Sicuramente diciamo, viene da te, ma viene anche dal contesto che vive con te, quindi dal mio punto di vista anche l'ambiente in cui tu operi e quindi in cui vivi, no, deve stimolarti, ma deve avere anche dal mio punto di vista un aspetto valoriale.
e purtroppo diciamo, non sempre questo si configura come vero, cioè purtroppo ci sono diciamo, degli ambienti che a volte poi risultano tossici, questo vanno a impedire diciamo, sia la creatività ma poi anche il giusto commitment, il giusto engagement, no, delle persone, per cui quando arrivi lì è forse la cosa bella che decide di cambiare. Non è facile, non è assolutamente facile, perché comunque la tentazione della comfort zone diciamo, molto spesso ci rende pigri nel volerci mettere in gioco, ed è insomma molto, diciamo, è lo scoglio più grosso. Anche se, a dire il vero, ci sono tante persone che si sentono benissimo nella propria comfort zone, quindi è sempre una scelta, è sempre una scelta anche in base alle attitudini che ognuno di noi ha. Ci sono colleghe che si sentono benissimo nella propria comfort zone e va bene così, cioè se loro sono felici in questo modo va benissimo, no? Quindi sta sempre anche un po' alla personalità di ognuno di noi. Ci sono persone, posso dire tipo me, posso rivolgere anche a Valentina perché appunto siamo amiche, ci conosciamo bene, che in realtà hanno bisogno di continui stimoli, no? Per cui è anche un po' in base all'attitudine e alla personalità. Ma è come la natura, io dicevo che io diciamo, amo tantissimo le piante, i giardini, il coltivo, e diciamo, le piante si alimentano, no? Quindi vengono alimentate o con le potature quando è il momento della potatura, o la concimazione quando è il momento della concimazione, no? È nella natura stessa diciamo, dell'organo, cioè dell'organismo, cioè quindi è vita, no? Quindi il fatto di poter riuscire ad alimentare con stimoli, energie, cioè chiamiamolo come, però di fatto fa parte della vita, quindi... Certo. Assolutamente. Vero, la pianta cresce perché ovviamente deve essere stimolata dalla luce, dall'acqua, altrimenti non cresce, si secca. Però è vero che io avevo letto uno studio nel quale statisticamente avevano dimostrato che circa l'80% delle persone vive nella zona di comfort, ma solo un 20% delle persone che vive al di fuori, in base a questa ricerca statistica. Chissà, bisognerebbe allargare la fascia del 20%. Perché vogliono vedere se io 80 sono felice, un po' come ha detto Jessica. Se sono felici va bene, se sono nell'80% non sono felici, lì non va bene, no? No, esatto. Assolutamente. Semplicemente sono persone che danno priorità ad altri aspetti della vita, no? E quindi effettivamente per queste persone il lavoro è un lavoro, punto. Quindi per loro va benissimo rimanere nella propria comfort zone dal punto di vista professionale, magari investire il tempo in altre aree della vita. Per me, parlo ecco, personalmente, sicuramente anch'io ho famiglia, un figlio, eccetera, chiaramente sono importantissime anche le altre aree, però io al lavoro devo sentirmi continuamente stimolata. E quando non c'è lo stimolo, me lo cerco. C'è proprio un approccio proattivo allo stimolo, quindi è caratteriale un po'. Ecco. L'importante è che siamo felici, io questo dico, l'importante è che ognuno di noi trova il proprio equilibrio. Quello sì. Quello sì, siamo il valore diciamo dell'umano, adesso infatti poi faccio una riflessione così svelo subito il segreto, no? Vale? Diciamo, volevo sfidare, allora noi il titolo di oggi siamo no, Leading with Purpose, no? Quindi sapete che in queste settimane si parla tanto dell'hype di ChatGPT, no? Quel chat tutto intelligente di OpenAI che insomma sta facendo furore. Allora, sapendo che questa sera devo venire qui ero qui con voi, ho detto, sai che c'è? Chiedo al ChatGPT che cosa ne pensa, di, diciamo, di with purpose, no? Quindi che cosa sa lui, cosa farebbe lui, no? E lui mi risponde, quindi con questo poi lui mi dice: io come intelligenza artificiale non ho una vera e propria opinione personale o sentimenti rispetto a Leading with Purpose. Tuttavia posso dirti che Leading with Purpose è una pratica importante per i leader umani che mirano a guidare le proprie organizzazioni e team verso il successo a lungo termine.
Per me Leading with Purpose si riferisce a guidare gli altri con un forte senso di direzione e una chiara comprensione dei valori e degli obiettivi dell'organizzazione. Ciò può essere raggiunto anche attraverso la comunicazione di una visione coinvolgente e convincente. Poi dice, ve la provo a sintetizzare, inoltre guidare con Leading with Purpose, nel guidare con uno scopo, i leader devono essere in grado di fare scelte difficili e spesso impopolari, che sono in linea con gli obiettivi dell'organizzazione e che tengono conto degli interessi dei propri stakeholder. Verissimo. In questo modo, dice, possono ispirare e motivare i membri del team a perseguire obiettivi condivisi, costruire la fiducia e fidelizzare clienti e stakeholder e contribuire al successo di lungo termine dell'organizzazione. Quindi diciamo che lui l'ha vista così, però diciamo, il messaggio che io, che sono concetti super condivisibili di noi, vivendo in azienda, avendo visto qualche capello bianco, ci troviamo, no, in questi contenuti. Però è una cosa che io vivo con più forza, no? Anche per dare, per mettere un po' il fuoco. Dice, io non ho una vera opinione personale, no? È una pratica importante per i leader umani che mirano a guidare le proprie organizzazioni. Quindi il valore umano, okay, che ci contraddistingue e ci contraddistinguerà per i nostri sentimenti anche da Hero, perché comunque questi sono strumenti che evolvono con velocità altissime, no? Quindi naturalmente sì, è evidente che rimpiazzare determinate figure, determinati ruoli sicuramente lo sarà. Però non dimentichiamoci, e qui quello che io credo profondamente anche un po', che c'è l'umano dietro ogni scelta, dietro ogni contesto, c'è il senso che muove, no? Il nostro essere tutti i giorni, no? E quindi un po' tornando anche a quello che dicevi, no? È centrale, sarà. Quindi anche ChatGPT ci dà una risposta, insomma, dal mio punto di vista confortante. Bene. Lascio la parola adesso a Betty, ma vi volevo dire una cosa, un accenno di oggi. Sì. Sono andata a fare la carta d'identità ai miei figli e c'era la classica persona impiegata al comune, super frustrata, che parlava male del comune, del lavoro, eccetera, eccetera, lì, il timbro, metti la firma, eccetera, annoiatissima. Sono uscita e ho detto ai miei figli, ragazzi, voi lo sapete, un lavoro come questo un giorno lo farà un computer, no? La cosa bella della vita invece è trovare un lavoro che non è una frustrazione, ma è un piacere alzarsi la mattina alle 5 come faccio io. Perché? Perché non sarà mai metti una firma, metti una foto, eccetera, che ti sostituisce appunto facilmente, no? Intelligenza artificiale, ma ci vorrà sempre il cervello, perché per governare un'azienda come dentro l'intelligenza artificiale ci vuole per forza una tale potenza di soft skills che io penso che mai, no, una macchina potrà sostituire. Quindi la cosa bella è quanto più noi definiamo le nostre capacità intellettive, l'intelligenza emozionale, quanto più siamo capaci di fare lavori che ci possono soddisfare, non saremo mai come purtroppo, ecco, l'esempio di oggi della persona a fare la carta d'identità. Questo ho voluto anche trasferire ai miei figli, no? Quindi cercare di usare sempre di più il cervello, perché se lo usiamo un'intelligenza emotiva, no? Emozionale, mai e poi mai arriveremo, secondo me, a essere sostituiti da una macchina, no? Chissà se quella persona che viveva nella sua comfort zone era felice. Cioè, a parte dell'80%. Tempo mentre non credo, esatto. Sicuramente non era felice, sì. Allora, passo la parola a Betty. Betty Petrillo, solida esperienza in diverse aree del business, lavorando per molti anni come Global Product Marketing, Digital Transformation, Commercial Performance Manager nel settore del life science e della diagnostica. E direi anche in molte parti del mondo, questo Betty non l'ha detto, me lo aggiungo io. Amante di dialogo spot, ma anche, bellissimo questo, del silenzio, come pratica per energizzarsi e apprezzare la bellezza della semplicità e del momento presente. Lascio la parola a Betty. Grazie Vale, grazie mille. In realtà, come hai già tu anticipato all'inizio di questo evento, io ho già partecipato inizialmente, no?
ad una sessione dove ho avuto modo... Esatto, dove ho avuto modo di raccontarmi, no? Di raccontare quella che è stato il mio percorso professionale con gli ostacoli e le sfide, che però mi hanno aiutato a reagire con grinta. Ecco, io ho trovato tante affinità anche con la storia, insomma, di Stefania, cioè quindi questa volontà. Mentre sentivo Stefania pensavo non ci poteva essere il binomio migliore di Stefania e Betty, perché siete simili. Esatto, cioè diciamo che un po' gli ostacoli e chiaramente anche qualche fallimento, le sfide mi hanno in realtà aiutato, no? Per me sono state delle opportunità per in qualche modo per crescere, per mettermi in gioco e per crescere. E se ricordi Valentina, il mio mantra infatti diceva cadi 7 volte, rialzati 8, no? Quindi mi rappresenta tantissimo, proprio perché è un incoraggiamento, ecco, non abbattersi mai, quindi andare sempre avanti con positività. Quindi l'idea di oggi, se sei d'accordo, in realtà è quella di condividere delle riflessioni sul concetto di leadership. Chiaramente parlare di leadership è molto complesso, è un argomento molto ampio, io non sono un coach, quindi non mi permetterei di insegnare niente a nessuno, chiaramente, però ecco, ho messo giù una lista di qualità, di caratteristiche che secondo me sono fondamentali nella figura di un leader. Chiaramente sono appunto caratteristiche per me importanti, e che io in qualche modo ho raccolto in base alle mie esperienze, ok? Quindi io vi chiedo anche di partecipare, no? alla lista che condividerò, magari condividendo le vostre esperienze e anche le vostre idee. Quindi io inizierei in questo modo, cioè chiedendomi cosa vuol dire essere un leader risonante. E dunque, un leader risonante, secondo me, significa innanzitutto trasmettere positività. Ne abbiamo già parlato, è importante essere ottimisti ed è importante in qualche modo che il leader possa accendere proprio le attitudini migliori di chi c'è intorno, quindi dei nostri collaboratori, proprio per portare la nostra organizzazione a successo. Quindi quali sono questi tratti che ho raccolto e che mi hanno ispirato? Sono tratti in realtà che io ho riscontrato e ho ritrovato in alcuni leaders che ho incontrato nel percorso professionale che mi hanno ispirato. Allora, il primo. Quindi dico, sicuramente inizio sempre con l'ottimismo, la positività, perché se la positività è contagiosa, lo è altrettanto un comportamento negativo. Ok? Quindi è importante essere sempre ottimisti. È altrettanto importante l'intraprendenza, ne abbiamo appena parlato, quindi è importante avere il desiderio di ambire a raggiungere traguardi sempre più importanti. C'è una frase famosa, un'altra, che io ho sul mio WhatsApp, che dice "If your dreams do not scare you, they're not big enough". Quindi se i tuoi sogni non ti spaventano, non sono grandi abbastanza. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Che in realtà noi diventiamo ciò che sogniamo. Per cui avere una visione chiara di ciò che vogliamo raggiungere ci dà quella grinta, no? Quell'ottimismo, quella spinta, l'efficacia di cui abbiamo bisogno per avanzare verso il nostro obiettivo. Cosa ne pensate di questo primo aspetto? Ne ho 8, quindi abbiamo un bel po' da parlare e da condividere. Lo sai, Betty? Guarda, cioè, quando Valentina mi ha detto, no, pensa anche a una frase, no? E io, insomma, pensai, che non l'ho detta, però mi alzi proprio la palla, se non lo puoi sognare non lo puoi fare. Quindi Enzo Ferrari, no? Cioè, quindi se lo puoi sognare lo puoi fare. Quindi esattamente questa sarebbe stata la mia frase, no? Ok, cioè, non l'abbiamo imparata. No. Quindi se lo puoi sognare lo puoi fare, dice Enzo Ferrari. Poi Soda, che era l'in di Bocconi, insomma, al discorso conclusivo della graduation dell'MBA,
Cito invece una frase di Vasco Rossi, no? E che diceva: e adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? E questo cerchiamo di capire, no? Perché comunque, diciamo, e adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà? E questo è un po', diciamo, quello che anch'io ho vissuto, diciamo, ho vissuto a un certo punto, no, anche della mia carriera, no? Cioè l'aver raggiunto quello che comunque, no, sognavo, e dire ok, benissimo, a questo punto, no, ho fatto questo, ce l'ho, bene, cioè ho fatto, no? E invece no, perché c'è sempre qualcosa o qualcuno che probabilmente non è perfettamente, no, sono d'accordo, quindi probabilmente sei troppo, sei too much, sei un po' troppo scomodo, sei un po'... Quindi diciamo che ho provato a dare il senso del dream di Enzo Ferrari con, no, il Vasco Rossi, quindi è sicuramente, diciamo, anche poi la capacità di dire a un certo punto mi fermo. Sono d'accordo, appieno. Dicevo la volta scorsa, infatti è importante anche in qualche modo accettare il compromesso che è necessario, occorre fare in alcune fasi della vita, no? E raccontavo della mia esperienza. Io ho un figlio, ero all'estero da sola come single mom, avevo una carriera importante, però non riuscivo più a coordinare le due cose perché ero appunto da sola, no? Quindi ho dovuto in qualche modo fare un compromesso con la mia vita, fare uno step back, ritornare in Italia, che in quell'occasione in realtà rappresentava dal punto di vista del curriculum 2-3 steps back, però era importante farlo perché chiaramente avevo bisogno di equilibrare l'altro aspetto della mia vita e anche perché io credo fermamente che se una persona ha valore, il valore prima o poi emerge. Quindi va bene così, no? Quindi è importante, sono pienamente d'accordo con quello che hai appena detto. Quindi ogni tanto bisogna anche fermarsi un attimo e capire effettivamente dove ci si trova e capire anche, guardare anche gli altri aspetti, le altre aree, insomma, della nostra vita. Ecco, per equilibrarci un po'. E se anche allora, quello che hai è giusto per te, diciamo, esatto. Quello che hai è giusto per te, no? Quindi nella misura dei principi che dicevamo prima. Quindi... Esatto. Interessante. Vado avanti, secondo punto, comunicazione, chiaramente fondamentale, no? Quindi comunicare con chiarezza la visione, la strategia, gli obiettivi è essenziale e altrettanto importante celebrare i risultati positivi, quindi non dimentichiamo l'importanza di celebrare le vittorie e poi affrontare chiaramente anche le sconfitte cercando insomma quelle che sono gli approcci e le soluzioni migliori. Ovviamente affinché ci sia una comunicazione efficace è fondamentale che ci sia fiducia nel team, quindi il concetto della fiducia è secondo me un concetto chiave e per far ciò, quindi per costruire questa fiducia, è essenziale imparare ad ascoltare. E qui introduco un altro termine inglese, no? Sapete che il termine listen, ascoltare, ha lo stesso anagramma del vocabolo silent, silenzio. Perché è importante? Perché restare in silenzio ci dà la possibilità non solo di capire noi stessi, così come anche Vale ha raccontato insomma di me stessa, ma anche ci dà la possibilità di ascoltare le parole e anche i gesti di chi c'è di fronte, perché il linguaggio non è solo verbale come sappiamo, no? Quindi è importante davvero prestare attenzione ai messaggi magari non detti verbalmente, ma sono comunque fondamentali per costruire questo rapporto di fiducia nel team. E per la fiducia voglio anche aggiungere come terzo punto fiducia chiaramente verso i collaboratori, ma è importante anche avere fiducia in se stessi chiaramente, skill essenziale, ma allo stesso tempo essere umili. Quindi umiltà e fiducia in se stessi. E qui voglio anche qui apportare un esempio reale, insomma di vita reale,
quando il mio bambino era piccolo, eravamo in Austria, ha dovuto affrontare un piccolo intervento, niente di grave, però chiaramente per un genitore è sempre un qualcosa, insomma, di preoccupante. Quindi incontrai il chirurgo che lo avrebbe operato, e ciò che mi colpì di questa persona non fu tanto chiaramente la chiarezza e l'abilità di spiegarmi in che cosa consisteva l'intervento, no? In maniera tecnica però semplice, ma quello che mi piacque tantissimo fu il fatto che alla fine di questa conversazione mi si avvicinò e con grande garbo mi disse: non si preoccupi, farò il possibile, insomma, andrà tutto bene. In qualche modo mi diede quella, cioè mi abbracciò con quelle parole, insomma, di rassicurazione, per dirmi: stai serena, andrà bene. E quindi per me quella persona rappresenta un leader, perché ha mostrato in quel momento competenza e umiltà. Quante volte invece sentiamo di questi super medici che in realtà sono lì, ti dicono, magari usano anche un linguaggio così tecnico che alla fine non capisci esattamente quello che faranno per mostrare se stesso, no? Quelle che sono le loro competenze, ma senza capire ciò che l'altra persona sta vivendo in quel momento. Quindi ecco, per me come esempio, un esempio per dire competenza e umiltà sono entrambe importanti. Poi un altro punto, sicuramente un leader per me è colui o colei che riesce a investire sui punti di forza dei suoi collaboratori, tralasciando le aree dove sono più carenti. Invece a volte noi sappiamo bene che il leader si focalizza sulle aree di weakness, no? E non sui punti di forza. E a tal proposito voglio menzionare un libro che probabilmente avete letto di George Redis, The Animal School. Non so Stefania o Valentina se l'avete letto. È un libro molto semplice in cui si racconta, per esempio, di un coniglio che ha un breakdown perché viene forzato a imparare a nuotare, un'anatra che viene forzata a rimanere al dopo scuola per imparare a correre, e uno scoiattolo che fallisce in queste lezioni di volo. Il messaggio è chiaro, ovvero che ogni persona ha dei punti di forza ed è il compito del leader di andarli a valorizzare, assegnando il ruolo adeguato a quella persona. Chiaramente poi c'è anche la possibilità, no, di migliorarsi in quelle aree in cui si è più deboli, però perché non valorizzare i punti di forza prima? Non so se avete qualche esempio, vogliamo. Io, ecco, mi è venuto in mente questo libro perché è appunto un libro che ci suggerirono Vale durante il nostro MBA, molto semplice, però ecco che ti rimane, perché sono quelle storie così appunto banali anche, però ti fanno riflettere, no? Sull'importanza di, in questo caso, evidenziare i nostri punti di forza. Ma io tu soprattutto quello degli altri. Esatto. Dei punti di forza nel proprio team, appunto, no? Esatto. Sì, chiaramente. Sì, questo sicuramente mi trovo, diciamo, l'esercizio che faccio quotidianamente, anche poi soprattutto, diciamo, verso il team, no? Giusto ieri, guarda, mi hai anticipato, insomma, sono trovata proprio con una persona del mio team e mi sono sentita proprio dire io ti devo dire che tu hai proprio veramente questo, no? Che c'ha questa parola, questo tuo, che veramente ti contraddistingue, fai leva su questo, perché questo è veramente per te un talento, tu te lo riconosci, e lui mi dice, in effetti sì, cioè è vero, quindi anche se in realtà questa è una persona nella curva di miglioramento, no? Cioè, quindi alla quale insomma si è dovuto fare un percorso di improvement. Comunque esattamente questo è l'aspetto che più... Insomma, ma in realtà noi viviamo forse in una cultura dove effettivamente ci focalizziamo troppo sui punti di debolezza, e metto anche meno in realtà questa cultura. Io la settimana scorsa ho cambiato capo e prima che il mio ex capo andasse via gli ho chiesto di darmi un feedback. Ho detto gentilmente, puoi dirmi, secondo te, hai lavorato con me per 9 mesi, se puoi dirmi quali sono quelle aree che posso migliorare, no? Così
insomma, provo a farlo. E lui a un certo punto ha iniziato a elencare tutto ciò che andava bene. Io diciamo che l'ho bloccato, no? Un po' perché non sono abituata ai complimenti, un po' perché ho detto sì Nicolà, però voglio dire va bene, ok, però dimmi qualcosa che devo migliorare, no? Perché forse in qualche modo siamo così abituati a non focalizzarci, a non dar valore a ciò che sappiamo fare, che probabilmente in realtà, o forse sono io, che sono una costante insicura, voglio sempre migliorare, voglio imparare, eccetera, però io diciamo l'ho riscontrato in più culture, ecco, ritornando anche alle differenze culturali, che spesso durante i famosi tempi ci si focalizza sulle debolezze e non sui punti di forza. Poi, ecco, parlando del feedback, sicuramente un altro punto importante di un leader risonante è la capacità di saper condividere o dare feedback costruttivi. Anche qui chiaramente non entro in merito del concetto del tema del feedback, perché è un tema molto ampio. Sicuramente il feedback deve essere action oriented, quindi deve essere concreto, non vago, non personale ma oggettivo, tale da consentire, si dice alla persona, di pensare in qualche modo a ciò che deve fare per migliorare entro 10 secondi, cioè da quando ha ricevuto il feedback, cioè deve essere così chiaro, diretto. Okay? Quindi proprio il feedback deve essere, proprio deve suggerire un comportamento alternativo, tangibile, concreto. Okay? L'altro punto, e lo dico di nuovo in inglese perché rende in inglese, è vero, sono importanti tutti i soft skills, chiaramente, però una caratteristica del leader è appunto la capacità di deliver, cioè di portare i risultati annunciati, di conseguire i risultati annunciati. Ora ci possiamo appunto girare intorno come vogliamo, però alla fine anche questa è la cosa principale, direi. È la cosa principale, esatto. E poi volevo chiudere in realtà con il concetto della presenza esecutiva. Cosa significa in realtà avere una presenza esecutiva? Essenzialmente significa sentirsi a proprio agio nel ruolo che si ricopre. Quindi avere una grande forza emotiva, mantenere la calma nelle situazioni più complesse, essere autentici e coerenti con se stessi. E focalizzandomi ora sul mondo femminile, siamo noi, in realtà cosa vuol dire avere presenza esecutiva? Vuol dire non mascolinizzarci per poter sembrare credibile, ma al contrario esaltare le nostre qualità di donna. Quali sono? L'empatia, l'intuizione, il teamwork. Non bisogna aver paura di mostrare le proprie emozioni, perché mostrare le proprie emozioni significa che noi abbiamo passione, quello che dicevi tu Valentina, per quello che facciamo. Invece troppo spesso noi donne ci mostriamo dure, no? Vogliamo essere un po' gelide, perché pensiamo che magari in tal modo assomigliamo maggiormente al leader uomo e per cui in questo modo siamo più credibili. Ma non è così. E riporto anche qui un esempio di due donne, primi ministri norvegese e danese, che nel periodo insomma della pandemia parlarono in TV ai cittadini in maniera molto aperta e dissero: non avete, appunto, c'è paura, è umano aver paura, siamo in un periodo ovviamente di pandemia, ciò che dobbiamo fare però è unirci, supportarci a vicenda, così da poter poi uscire da questo periodo difficile. Ma va bene mostrare appunto le nostre debolezze. Quante volte ci è capitato, o io ho sentito anche, di colleghe che temevano di parlare al proprio capo e far presente che erano appunto in attesa, no? Di diventare madri. Quante volte? E invece è sbagliato, perché si parla così tanto, no? Stefania diceva di inclusion, che l'unica risposta accettabile da un capo a
questa notizia, cioè deve essere congratulazioni, punto. Cioè io non mi aspetto altra risposta al mondo di oggi. E per finire concludo dicendo che presenza esecutiva chiaramente significa anche avere una presenza proprio esteriore accettabile, quindi ritornando al mondo femminile va bene non snaturalizzarci, però bisogna comunque presentare anche nell'abbigliamento, no? Un abbigliamento che sia consono alle occasioni in cui siamo, no? Quindi anche perché è un peccato, a volte a me è successo di partecipare a delle conferenze, in particolare una, ricordo, una persona che sicuramente aveva appunto, cioè, lavorato tantissimo in base a quello che aveva presentato, un scientist, ma si era presentata, diciamo, sullo stage con un abbigliamento non consono. In quel momento non ha fatto altro che far crollare tutto il lavoro, tutta l'immagine che noi tutti avevamo di lei prima di incontrarla, no? Avevamo letto un paper scientifico, chiaramente con delle, insomma, con delle evidenze, con dei risultati solidi. Quando l'abbiamo incontrata e l'abbiamo vista presentarsi in un certo modo, chiaramente ci è un po' crollato il mondo, quindi è importante anche avere una presenza esteriore adeguata al contesto in cui siamo. Quindi con questo, io in qualche modo, ovviamente il topic è vastissimo, è ovvio, io però in qualche modo ho cercato di identificare quelle qualità o caratteristiche che ho riscontrato, ho ritrovato anche nel mio percorso professionale. Guarda, ogni punto che hai detto, Betty, merita una puntata. ogni punto che hai detto mi ha ricordato di cose del passato, ma anche cosa devo andare a fare la settimana prossima al lavoro. Alcuni punti sulla leadership me l'hai ricordati, evidenziati, sono dei grandi spunti. Sì, veramente, degli spunti molto interessanti. Allora, siamo quasi arrivati al termine, purtroppo. Era così piacevole continuare questa conversazione con voi. Ho fatto tante anche altre domande. Infatti spero proprio di riavervi in futuro con altri temi. Veramente Stefania, Betty, altri spunti come questi sono per noi fondamentali, no? Soprattutto una puntata, questa qui, sulla Lead with Purpose, quindi tutto quello che riguarda il mondo aziendale. E voi siete delle perfette mentor, quindi le prossime idee, il prossimo brainstorming, siete sempre ovviamente le benvenute nel nostro programma. Grazie. Perché noi siamo soprattutto uno spazio di ascolto e di confronto, no? Quindi siamo Women Empowerment, vogliamo dare consapevolezza, ecco che siamo qui, alle donne dei propri di parità di diritti e di doveri. Io ci tengo sempre a dire non solo i doveri, ma anche cioè non solo i diritti ma anche i doveri. Sì. Siamo qua soprattutto come spazio di ascolto, ecco, un talk show è uno spazio di ascolto, di confronto e di condivisione. Vogliamo dare forza e consapevolezza alle donne in questo paese, ovviamente, perché il nostro scopo è soprattutto elevare l'immagine della donna stessa in Italia. C'è tanto da fare nel mondo, ma noi ovviamente ci stiamo focalizzando sul nostro paese. E il nostro messaggio è: le donne non sono sole, quindi non sono sole quando sono al lavoro, quindi come in questa puntata, o nella vita, o davanti a una malattia, o davanti alle difficoltà che ti pone la vita. Quindi lo scopo di No Label Aperitivo Inclusivo è essere qui, appunto, sdrammatizzando con un bicchiere di vino perché è venerdì sera, ma con esempi di donne virtuose che possano allietare, motivare, no? E fare sentire meglio tutte le donne che ci ascoltano. E non dico solo le donne, perché noi accettiamo benissimo anche gli uomini, ci fa piacere ascoltare anche loro cosa pensano di noi, e ci fa piacere avere gli uomini all'ascolto, che vogliamo siano sempre di più, perché ovviamente sono i nostri principali supporter. Quindi un brindisi a Stefania e a Betty, che sono state grandi mentor. Grazie Betty, grazie Valentina. Dei grandi esempi, incredibile la sintonia di entrambe sulla vita professionale. A caso, ve lo dico a caso perché non si conoscevano, è stato uno scouting casuale messo insieme, ma invece è appunto uno scouting perfetto. Brava! E mi auguro appunto di avervi in una prossima trasmissione. Ringrazio come sempre Radio Dream on Fly. Ricordo che Radio Dream on Fly, siccome la settimana prossima è la festa della donna,
fa un particolare evento legato ai motori e quindi una guida sicura in Ferrari, quindi offre questo corso per chi vuole partecipare, saprà altre notizie sul sito di Radio Dragonfly. Saluto il nostro Marco Diolo, che grazie a lui se siamo qui e siamo qui con la diretta streaming e tutto e basta, ci vediamo venerdì prossimo. Vi accenno solo che venerdì prossimo parleremo, la puntata sarà La donna colta e libera e si parlerà di gender gap, ci sarà una manager, una scrittrice e un medico. Vi saluto. Grazie, alla prossima. Grazie Betty, grazie Stefano. Grazie a voi. Grazie. No Lego. Aperitivo inclusivo.